Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Bifril, Istituto L'Uso Farmaco d'Italia SpA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Bifril? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bifril durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Bifril? Bifril è un farmaco a base del principio attivo zofenopril sale di calcio, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE inibitori non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Istituto L'Uso Farmaco d'Italia SpA. Bifril può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Bifril 30 mg 28 compresse film rivestite. Bifril 7,5 mg 12 compresse film rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Istituto L'Uso Farmaco d'Italia SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: zofenopril sale di calcio. Gruppo terapeutico: ACE inibitori. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: ipertensione. Bifril è indicato nel trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale da lieve a moderata. Infarto miocardico acuto. Bifril è indicato nel trattamento, iniziato entro le prime 24 ore, di pazienti con infarto miocardico acuto, con o senza segni e sintomi di insufficienza cardiaca, emodinamicamente stabili, che non sono stati sottoposti a terapia con trombolitici. Posologia. Posologia. Ipertensione. Adulti. La necessità di un aggiustamento della dose terapeutica viene determinata con la misurazione della pressione arteriosa immediatamente prima di una nuova somministrazione. La dose va aumentata a intervalli di 4 settimane. Pazienti non ipovolemici e senza deplezione salina. Il trattamento deve iniziare con 15 mg una volta al dia, aumentando la dose fino a raggiungere un controllo ottimale della pressione arteriosa. La dose efficace è solitamente a 30 mg una volta al giorno. La dose massima a 60 mg al giorno, da somministrare in una dose singola o in 2 dosi separate. In caso di inadeguata risposta terapeutica, possono essere aggiunti altri farmaci antiipertensivi, come i diuretici, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Pazienti con sospetta ipovolemia o deplezione salina. Con la prima somministrazione del prodotto in pazienti ad alto rischio possono verificarsi episodi di ipotensione, vedere paragrafo 4, 4 a EUROS. Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego a EUROS. L'inizio della terapia con ACE inibitori richiede la correzione dell'ipovolemia o della deplezione salina, l'interruzione di una preesistente terapia diuretica per 2 o 3 giorni prima dell'ACE inibizione, e una dose iniziale di 15 mg al giorno. Nel caso non sia possibile quanto sopra, la dose deve essere di 7,5 mg al giorno. I pazienti ad alto rischio di ipotensione grave acuta devono essere attentamente monitorati, preferibilmente in ospedale, dopo la somministrazione della prima dose, per tutto il periodo necessario al raggiungimento del massimo effetto terapeutico, e ogni volta che si aumenti la dose terapeutica degli ACE inibitori o dei diuretici. Quanto precedentemente detto deve applicarsi anche a pazienti con angina pectoris o malattie cerebrovascolari per i quali una eccessiva ipotensione potrebbe causare un infarto miocardico o accidenti cerebrovascolari. Compromissione renale e dialisi. La dose iniziale e il regime posologico di Bifril per i pazienti ipertesi sottoposti a dialisi deve essere un quarto rispetto a quanto indicato nei pazienti con funzione renale normale.
Recenti osservazioni cliniche hanno mostrato un'alta incidenza di reazioni simili anafilattoidi in pazienti in trattamento con ACE inibitori durante emodialisi eseguite con membrane ad alto flusso o durante LDL-aferesi, vedere paragrafo 4, 4 a Euros avvertenze e speciali precauzioni d'impiego a Euro-S. Anziani, di età superiore ai 65 anni. Non sono necessari aggiustamenti posologici nelle persone anziane con clearance normale della creatinina. Nelle persone anziane con clearance ridotta della creatinina, inferiore a 45 ml/min, si raccomanda la somministrazione di metà della dose giornaliera. La clearance della creatinina può essere calcolata a partire dalla creatinina sierica in base alla seguente formula. Clearance creatinina, ml/min, uguale, 140, età, peso, chilogrammi. Creatinina sierica, mg/dl, x72. Tale formula fornisce la clearance della creatinina nell'uomo. Nella donna il valore ottenuto deve essere moltiplicato per 0,85. Compromissione epatica. Nei pazienti ipertesi affetti da insufficienza epatica da lieve a moderata, la dose iniziale di Bifril ha la metà rispetto a quella prevista nei pazienti con funzione epatica normale. Bifril è controindicato in pazienti ipertesi affetti da insufficienza epatica grave. Popolazione pediatrica. Non sono state stabilite efficacia e sicurezza di Bifril nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni di età. L'uso del farmaco pertanto non è raccomandato. Infarto miocardico acuto. Adulti. Il trattamento con Bifril deve essere iniziato entro 24 ore dopo l'insorgenza dei sintomi di infarto miocardico acuto e continuato per 6 settimane. La posologia è la seguente. 1 a e 2 a giorno. 7,5 mg ogni 12 ore. 3 a e 4 a giorno. 15 mg ogni 12 ore. Dal 5 a giorno in poi, 30 mg ogni 12 ore. In caso di bassa pressione sistolica, a 0,120 mmHg, all'inizio del trattamento o durante i primi 3 giorni successivi all'infarto miocardico, la dose giornaliera non deve essere aumentata. In caso di ipotensione, a 0,100 mmHg, il trattamento può essere continuato con l'ultima dose tollerata. In caso di ipotensione grave, valori inferiori a 90 mmHg rilevati in 2 misurazioni consecutive a distanza di almeno un'ora l'una dall'altra, il trattamento con Bifril deve essere interrotto. Dopo 6 settimane di trattamento i pazienti devono essere rivalutati e il trattamento deve essere sospeso nei casi in cui non vi siano più segni di disfunzione ventricolare sinistra o insufficienza cardiaca. In presenza di tali sintomi, il trattamento può essere protratto a lungo termine. Ai pazienti vanno anche somministrate, qualora appropriato, terapie standard, quali nitrati, aspirina o beta bloccanti. Anziani, di età superiore ai 65 anni. Nei pazienti con infarto miocardico di età superiore a 75 anni Bifril deve essere usato con cautela. Compromissione renale e dialisi. L'efficacia e la sicurezza di Bifril non sono state definite in pazienti con infarto miocardico affetti da insufficienza renale o che si sottopongono a dialisi. Pertanto Bifril non deve essere usato in tali pazienti. Compromissione epatica. L'efficacia e la sicurezza di Bifril non sono state definite in pazienti con infarto miocardico affetti da insufficienza epatica. Pertanto non deve essere usato in questi pazienti. Modo di somministrazione. Bifril può essere assunto prima, durante o dopo i pasti. La dose deve essere titolata in base alla risposta terapeutica del paziente. Controindicazioni. Ipersensibilità verso zofenopril calcio, verso qualsiasi altro ACE inibitore ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Storia di edema angioneurotico associato a precedente terapia con ACE inibitori. Uso concomitante con terapia a base di sacubitril/valsartan. Bifril non deve essere iniziato prima che siano trascorse almeno 36 ore dall'ultima dose di sacubitril/valsartan, vedere anche paragrafi 4, 4 e 4, 5. Edema angioneurotico ereditario/idiopatico. Insufficienza epatica grave. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. In donne in età fertile a meno che non siano protette da una contraccezione efficace.
Stenosi dell'arteria renale bilaterale o unilaterale nei casi di pazienti con rene singolo. L'uso concomitante di Bifril con medicinali contenti all'ischirena controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare GFR 60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipotensione. Come gli altri ACE inibitori, Bifril può provocare un eccessivo abbassamento della pressione arteriosa, specialmente dopo la somministrazione della prima dose, tuttavia sono rari i casi di ipotensione sintomatica nei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Medicinali che aumentano il rischio di angioedema. L'uso concomitante di ACE inibitori e sacubitril/valsartana controindicato poiché aumenta il rischio di angioedema. Vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. L'uso concomitante di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Bifril insieme ad altri farmaci come Eurosartis Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Bifril durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Bifril durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso degli ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 4. L'uso degli ACE inibitori è controindicato durante il secondo e il terzo trimestre di gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non vi sono studi sull'effetto di Bifril sulla capacità di guidare. È bene ricordare, durante la guida o nell'uso di macchinari, che il farmaco può indurre sonnolenza, capogiro o stanchezza. Effetti indesiderati. Elenco tabulato delle reazioni avverse. La seguente tabella mostra tutte le reazioni avverse che sono state segnalate durante la pratica clinica nei pazienti trattati con Bifril. Queste sono elencate secondo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi di sovradosaggio sono ipotensione grave, shock, stupore, bradicardia, disturbi elettrolitici e insufficienza renale. In caso di assunzione di una dose eccessiva, il paziente deve essere tenuto sotto stretta osservazione clinica, preferibilmente presso un'unità di terapia intensiva. È necessario controllare frequentemente la creatinina e gli elettroliti sierici. Le misure terapeutiche da adottare dipendono dalla natura e dalla gravità della sintomatologia. Se l'ingestione è avvenuta di recente, possono essere intraprese misure volte a prevenirne l'assorbimento quali lavanda gastrica e somministrazione di agenti assorbenti e di solfato di sodio. In caso di insorgenza di ipotensione, il paziente deve essere messo in posizione antishock e deve essere preso in considerazione l'uso di plasma expanders o un trattamento con angiotensina IV. La bradicardia o le reazioni vagali estese devono essere trattate mediante somministrazione di atropina. Può inoltre essere preso in considerazione l'applicazione di un pacemaker. Gli ACE inibitori possono essere eliminati dalla circolazione mediante emodialisi. Evitare l'uso di membrane di poliacrilonitrile ad alto flusso. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. ACE inibitore, codice ATC. C09AA15. Gli effetti benefici di Bifril nel trattamento dell'ipertensione e dell'infarto miocardico acuto si manifestano primariamente nella soppressione del sistema renina-angiotensina-aldosterone plasmatico. L'inibizione dell'ACE, proprietà farmacocinetiche. Zofenopril calcio ha un profarmaco, in quanto l'inibitore attivo ha il composto sulfidrile libero, zofenoprilato, derivante da idrolisi del tioestere.
Assorbimento. Zofenopril calcio viene rapidamente e completamente assorbito per via, dati preclinici di sicurezza. Negli studi di tossicità a dose ripetuta, condotti in 3 specie di mammiferi e con somministrazione orale, la maggior parte degli effetti correlati al trattamento erano quelli generalmente riportati per elenco degli eccipienti: nucleo, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, cross-carmellosa sodica, magnesio stearato, silice colloidale anidra. Rivestimento: ipromellosa, titanio diossido, E171, macrogol 400, macrogol 6000. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di bifril a base di zofenopril sale di calcio sono: Zantipress, Zofenopril DOT generici, Zofenopril EG, Zofenopril Milan Generics, Zopranol. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.